Oggi parliamo di allattamento e gravidanza, ma soprattutto voglio parlarti delle caratteristiche del latte materno. Il latte materno non è soltanto un nutrimento, ma è un alimento unico, dinamico, perché cambia in base alle esigenze del bambino e inoltre è un sistema biologico che possiamo definire intelligente. Ma facciamo un passo alla volta. Iniziamo dalle caratteristiche del latte materno. Allora, il latte materno fornisce dei carboidrati, quindi soprattutto il lattosio, che è importante perché fornisce energia e contribuisce alla crescita del bambino. Altro componente del latte materno sono le proteine. Anche in questo caso vanno a supportare la crescita del bambino e quindi lo sviluppo. Poi abbiamo i grassi, ovvero DHA, in quanto vanno a svolgere un'azione importantissima per lo sviluppo del cervello e anche per quella che è la vista. Anche nella stessa poppata il latte avrà una composizione differente perché all'inizio si va ad avere una concentrazione maggiore di acqua, quindi sarà in un certo senso più dissetante. Nella parte finale andremo ad avere una concentrazione maggiore di grassi e in questo caso sarà più nutriente. Il latte materno per il piccolino è fondamentale perché protegge anche da eventuali infezioni, però non è soltanto un beneficio per il bambino, anche per la mamma, perché in questo caso cosa fa? Sicuramente va a potenziare il legame mamma-bambino, però aiuta fin da subito al recupero post-parto. Inoltre va ad avere anche un importante dispendio energetico perché allattare ci porta a consumare tante calorie. Ma come può aiutarci l'alimentazione con il latte materno? Allora, indubbiamente ci sono alcuni alimenti che dobbiamo prediligere, mentre altri invece che sarebbe meglio evitare. Ad esempio, è importante innanzitutto idratarsi correttamente, scegliere dei carboidrati complessi, avere il giusto apporto di omega 3, quindi lo ricaviamo o dalla frutta secca o dal pesce, ma anche per il pesce c'è un'accortezza importante da fare. Prediligere dei pesci piccoli, quindi non so, alici, sardine, perché andranno ad avere una concentrazione di mercurio più bassa rispetto ai pesci di grossa pezzatura. È fondamentale andare a introdurre le fibre e quando si va a scegliere i legumi da consumare, in questo caso io vi consiglio di prendere o dei legumi decorticati oppure i classici legumi devono essere frullati e consiglio sempre di passarli nel passaverdure perché altrimenti al bambino potrebbero andare a causare qualche piccola colichetta. Fra gli alimenti che dobbiamo evitare, allora, in cima abbiamo l'alcol. Allora, se vogliamo concederci un bicchiere di vino, possiamo farlo, ma è preferibile lontano dalla poppata. Evitare il consumo di caffeina. Ricordiamo che la caffeina non si trova solo nel caffè, possiamo trovarla anche nel tè o nella cioccolata, perché questo potrebbe andare ad alterare e disturbare la quiete del nostro piccolo. Evitare tutti i cibi ultraprocessati, quindi merendine, snack, anche snack proteici. In questo caso è meglio evitarli perché alla base non sono poi così salutari per il nostro bambino. Importante scegliere dei carboidrati con particolare attenzione a quelli complessi in modo tale da avere energia costante e inoltre anche i grassi sono importanti perché aiutano lo sviluppo cerebrale del nostro bambino. Quindi non fare mai mancare nei nostri spuntini, nella nostra colazione, la frutta secca, ad esempio, l'olio extravergine di oliva e omega 3. Gli omega 3 si trovano ad esempio anche nel classico avocado. Quindi nella fase di allattamento è fondamentale andare a porre attenzione sull'alimentazione delle mamme in modo tale che si vada ad avere un beneficio per la mamma e soprattutto per il bambino. Io sono Ilaria, sono una biologa nutrizionista e ti invito a seguire il mio canale per avere altri consigli e altre informazioni su alimentazione e salute.